Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. Iniziamo subito con una domanda per voi. Vi siete mai accorti che in Italia molte persone parlano in maniera diversa in base alla regione da cui provengono o dal paese in cui vivono? E vi siete mai chiesti se esiste effettivamente un vero italiano? Bene, in questo video vogliamo proprio parlarvi dei dialetti italiani, ovvero le lingue regionali parlate nei territori della penisola italiana, da nord a sud. Ma bando alle ciance e iniziamo subito. Il panorama dialettale italiano costituisce, a detta di molti, il più ricco e variegato panorama linguistico d'Europa. Infatti, basti pensare al fatto che tra i dialetti italiani non ci sono soltanto quelli appartenenti al ramo linguistico romanzo, a cui appartengono anche l'italiano, lo spagnolo, il francese, ma ci sono anche molti dialetti provenienti da lingue germaniche, greche e slave. La lingua ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero la varietà standard dell'italiano, discende storicamente dal dialetto toscano letterario, parlato a Firenze fin dal XIII secolo e usato dai grandissimi autori come Dante, Petrarca e Boccaccio. In sostanza, l'italiano è un dialetto che ce l'ha fatta, e cioè che è riuscito a imporsi su tutti gli altri dialetti su scala nazionale. Questo però non significa che tutti gli altri dialetti siano scomparsi. Moltissimi di essi sono infatti rimasti vivi e parlati per lo più in contesti informali, più spesso e volentieri nelle campagne, e da parlanti meno alfabetizzati, a cui non è stato imposto l'apprendimento dell'italiano standard. Oggi i dialetti sono ancora parlati in diversa misura nelle diverse regioni e città d'Italia e da diverse classi di età. Ad esempio, nelle regioni del nord i dialetti tendono ad essere parlati quasi esclusivamente dagli anziani, che li hanno parlati per tutta la loro vita, spesso insieme all'italiano standard. Nelle regioni del centro e del sud, invece, è più frequente trovare parlanti di dialetto più giovani che lo utilizzano comunque principalmente in contesti informali. Pensate che secondo un'analisi dell'Istat del 2015 il 45,9% degli italiani parla esclusivamente o prevalentemente italiano, mentre il 32,2% lo alterna al dialetto. Infine, solo il 14% usa esclusivamente il dialetto. Ma entriamo nel vivo della questione. Quali sono questi dialetti? Innanzitutto li possiamo suddividere in 3 gruppi. I dialetti settentrionali o alto-italiani, i dialetti toscani e mediani, i dialetti meridionali e meridionali estremi. Nel primo gruppo troviamo i dialetti parlati nella parte settentrionale dell'Italia, delimitati a sud da una linea immaginaria che va dalla Spezia in Liguria a Rimini in Emilia-Romagna. Una linea che in pratica divide i dialetti del nord da quelli del centro. I dialetti settentrionali si possono suddividere in 2 sottogruppi. Quello dei dialetti gallo-italici, tra i quali ricordiamo il piemontese, il lombardo, il trentino, il ligure e l'emiliano-romagnolo, e quello dei dialetti veneti, tra i quali troviamo il veneziano, il veronese, il vicentino-padovano e il triestino. Riconoscete i nomi delle città in cui sono parlati? Il secondo gruppo si suddivide in 2 aree, quella dei dialetti toscani, che comprendono il fiorentino, il senese e il pisano, lucchese pistoiese, e quella dei dialetti mediani o centrali, tra i quali troviamo il romanesco, il viterbese e l'umbro marchigiano. Il terzo gruppo comprende invece i dialetti meridionali, abruzzesi e marchigiani, molisani, pugliesi, campani e lucani, e quelli meridionali estremi, calabrese, salentino e siciliano.
Discorso a parte meriterebbe il sardo, che non è un dialetto, ma una vera e propria lingua a sé stante, più vicina al latino e conservatasi per moltissimi secoli quasi intatta per via dell'isolamento di cui gode la Sardegna rispetto al resto dell'Italia. In ogni caso, ora vi mostriamo una cartina con tutti i dialetti. Insomma, i dialetti italiani sono così particolari e così diversi tra loro che spesso e volentieri parlanti di diversi dialetti non sono in grado di capirsi a vicenda e in questi casi è necessario ricorrere all'italiano. I dialetti, infatti, si distinguono su diversi livelli. A un primo impatto notiamo subito la differenza nella pronuncia, ma è facile accorgersi anche di molte differenze nel lessico e nella sintassi. In realtà il dialetto ha una grande influenza sull'italiano standard parlato nelle diverse regioni italiane, dando vita alle cosiddette varietà regionali dell'italiano, che sono una specie di via di mezzo tra il dialetto e la lingua standard. L'italiano parlato a Napoli, ad esempio, è molto diverso rispetto a quello parlato a Milano, in termini di pronuncia, lessico e così via. In questo caso, di solito, non si hanno problemi di comprensione, ma con il nostro italiano sveliamo quasi sempre la nostra regione di appartenenza. Per darvi un'idea delle differenze tra i diversi dialetti italiani, vi consigliamo di guardare un video che abbiamo lasciato qui sotto in descrizione, in cui un famoso comico romano, Enrico Brignano, imita i principali dialetti da nord a sud, isole comprese. Si tratta di uno sketch molto divertente proprio perché è raro che un solo parlante riesca ad imitare così tanti dialetti diversi, avvicinandosi così tanto alla realtà. Se non capite nulla, non preoccupatevi, anche noi ci capiamo ben poco. E mi raccomando, dopo aver visto il video di Enrico Brignano, tornate qui e fateci sapere nei commenti cosa siete riusciti a capire e qual è il vostro dialetto preferito. Quale vorreste imparare tra i tanti che abbiamo in Italia? Fatecelo sapere nei commenti. Invece, se volete ripassare un po' di grammatica, imparare qualcosa in più sulla cultura o fare degli esercizi, potete passare dal nostro sito www.lernamo.com. E ancora, se volete seguire Lernamo, potete farlo attraverso i nostri social, Instagram, Facebook e Twitter. Vi basterà cercare Lernamo o cliccare direttamente sui link che sono in descrizione. Noi ci occupiamo soprattutto di italiano standard, ma seguiteci lo stesso. A presto! Ciao!